1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quante miss si possono fare in una gara? La scorsa gara ho fatto il record delle ribattute, circa 17-18. In questa gara ho fatto il record delle miss. Andiamo subito a vederla. Allora, e al supporto spirituale. stiamo raggiungendo un livello incredibile per l'editing dei video. Unbelievable. Ecco, questo ne è una chiara rappresentazione. Andiamo oltre. Assolutamente no. Come dico qui, e sono stato ben attento a non farla vedere, ho fatto un paio di modifiche alla pistola tramite questa cosa qui. Ma lo vedrai in un prossimo video, quindi ricordati. Cosa ha portato questo? Ha portato il fatto che mi sia potuto allenare solamente il giorno precedente con questo nuovo approccio diversamente magro, che ovviamente qui non si vede perché è la guancetta interna della mano debole. E praticamente cosa succedeva? O meglio, cosa succede? Qua si vede benissimo già dal primo stage che tutta la fluidità, per paura, a parte i primi due stage dove avevo una caghetta sotto che metà bastava. Poi facciamo subito una cosa. Una caghetta sotto che metà bastava, ma tutte le volte stavo ben attento a tenere la mano ben puntata, ben ferma e non forzare troppo, perché avendo la zona leggermente più larga dovevo stare attento a quando io andavo a puntarla a non spremere troppo, perché avendo fatto solo allenamento la memoria muscolare non è ancora perfetta. Anche qui il delta è perché sono uscito, ho premuto, nel premere la pistola ha fatto una leggera torsione e mentre mi stavo spostando, torcendo, ho sparato quel delta lì. Qui è lo champignon. Il fatto che Qui ovviamente spiego il fatto che la guancetta va bene, ma gli sto dando un po' troppo controllo, nel senso non è ancora mia. E quindi tutte le volte che faccio le carte, ma si vedeva sia allo stage precedente che in questo, vado su e dico ci sono? Sì, papà. Ci sono? Sì, papà. E qui cominciamo a vedere le miss. Le miss sono tutte avvenute nello stesso identico modo, tranne per una, due in realtà, che il cielo è l'ultimo stage, quindi ce ne vuole prima di vederle. Non si sa come sono successe. Anche qui non ho completamente fluidità zero. Papà sembra molto robotico. Qui sono una l'avevo chiamata, l'altra non l'ho chiamata assolutamente. Qui il problema qui è stato, che cosa è stato? Che venendo da questa sezione e avendo sparato un colpo in più qua, mi sono trovato con il caricatore vuoto, neanche il colpo in canna, quindi mi sono proprio dimenticato di scarrellare. Il problema alle miss è presto detto. Molti bobber erano punto morto, passata, punto morto, passata. Ovviamente sul punto morto è abbastanza facile, tu esci, punti quel punto morto lì, fai papam, ed è sempre lì. Il punto in passata invece prevede lo spostamento e come ho detto finora ogni volta che dovevo spostarmi erano dolori, perché io facevo uscita, secco, fermo e appena provavo a muovermi fingevo ovviamente in modo un pelo diverso e il colpo andava fuori. Dico questo perché l'ho visto dai video mentre editavo. Tutte le volte era papam, papam, papam. Era sempre la pistola che si muoveva male. Gara senza troppe interpretazioni, cioè c'era sempre quel percorso lì da fare.
qui appoggio. Questo è il solo e unico inceppamento che ho avuto. Non si sa come. Cioè, probabilmente o dato che è avvenuto è stato il primo colpo del nuovo caricatore, probabilmente oserei dire che non ho verificato i colpi nel caricatore. E quindi è entrato dentro, oppure nell'estrarlo l'ho toccato dentro, è entrato dentro storto e poi si è impuntato in rampa. Ti odio, bastardo! Questo era inceppamento! Bastardo! Zero? Capita, non era un colpo, era proprio la posizione del primo colpo sul caricatore. Colpi li ho tamponati tutti, ovviamente, da 2 anni ormai che non faccio più queste stupidate. Questo stage si faceva tutto da un lato, perché abbiamo preferito andare a sinistra, perché il Gabri aveva ma perché hanno partito a favore di estrazione, quindi estrazione destra, fa 2 passi. Io ho preferito chiudere su questa qui esterna per darmi la posizione, perché nel momento in cui vedo quella esterna vedo automaticamente quella di destra, quindi nello spostamento sono andato uscita interna e poi dopo andare oltre. Dario invece aveva proposto di mettersi in un punto intermedio qui e fare destra centrale, fare 2 passi e fare centrale sinistra. Io ho preferito fare la sinistra in movimento. Qui ho perso un po' di tempo perché mi sono proprio sbilanciato. Dal video non si vede, ma proprio mi butto in là e stavo quasi per volare dall'altra parte. Stage con carte dritte, pulito. La pistola l'ho tirata bene. Non ho alcun problema. Questo è un'altra miss dovuta alla transizione, ma questa l'avrei fatta anche con le guancette vecchie. Cosa succede? Io ho sempre quest'ansietta, che dopo i primi 2 stage Dario riesce sempre a correggermi, perché mi dice: tu devi entrare dentro e sparare a prendere la carta, non devi fare le cose di fretta. Infatti mi riesce sempre a tranquillizzare. Questa qui ho perso proprio i connotati. Cosa è successo? Ho picchiato il ferro, l'ho missato e qui automaticamente il mio cervello ha incominciato a dire: il topolino è partito. E cosa ho fatto? Per farlo veloce ho sparato malissimo a questa qua di sinistra e infatti ho fatto un delta in alto a sinistra. Sia per la guancetta, ma guarda, questo qui ho toccato il legno. Se non avessi avuto la guancetta vecchia, probabilmente non avrei neanche toccato il legno, sarebbe andata direttamente fuori. Il tutto perché dopo aver missato il primo ho detto: cavolo, ho perso il topolino è partito. In realtà il topolino era ancora fermo perché non era ancora ingaggiato. E chiudo di qua, pulito. Sto stage qua si faceva sulle tempistiche del topolino. Se aspettavi il topolino una passata erano 14 secondi circa, io qui ho dovuto sparare un'altra volta al ferro. Se non lo aspettavi erano 12-13. Non potevi rubare più di tanto su questo stage. Arrivati allo stage numero 4, Nicola Utiliano. Questo qui ho tirato una mazzata al tavolo. Allora, io questo pollice qui l'ho mandato un po' a quel paese quando facevo le gare le Mad Race, perché mettevo sulle calze quelle piccola storia a parte. Mettevo sulle calze quelle strette e nel togliermele una volta ho messo dentro i pollici, ho premuto e questo pollice qui è stato leggermente indietro rispetto alla mano. E quindi ho sto pollice qui che non mi fa male, non c'ho niente, ma se lo pesto giù forte sento la botta. E cosa è successo? Questo stage, partenza, arma sul tavolo. Chi è che non l'ha pensato che l'arma era leggermente attaccata al tavolo e ci sono andato dentro così? Io ho preso una botta, infatti il primo colpo non sapevo, ho provato a premere sulla sicura
Ma mi ha fatto un male cane. Ho detto stiamo leggeri. Ho premuto un attimino. Ho sparato malissimo. Sulla prima carta ho fatto tipo un Charlie o un Delta. Qui bellissima la situazione dello sciatore, chiamiamola così, perché mi stavo dimenticando che dovevo prendere la posizione sul piattino e in realtà ho preso la posizione su questa carta qua. Vediamo se riesco a farlo andare indietro ancora di un filo. Qui si vede proprio che vado via dritto per guardare questa carta qua e dopo mi accorgo che c'è il piattino, questo qui, e faccio la derapata stile sciatore, ecco. Sulle carte ferme la guancetta questa qui è una lama, ma è veramente una lama. Io qui l'unica cosa che ho detto, cacchio, sto perdendo il bobber, in realtà l'ho aspettato, l'ho fatto correre un filino ancora, ho detto lo arrivo, papam. Secondo colpo pensavo di essere andato sul no shoot, ma per il resto sono veramente delle lame di impugnatura. Hai preso uno shot, ti ho dato una botta al pollice che guarda. Questo mannaggia Fede mi porta una sfiga allucinante. Non so se stai guardando il video. La prossima volta posso chiedere il cambio dell'RO. Mi porta una sfiga allucinante. Non so perché. Qui ovviamente ho fatto questa punto morto, transizione, ho fatto così, papam, a casa di Dio. Qui in teoria potevo batterlo il doppio punto morto, E sull'ultima carta, dove ho sparato veramente male, c'era alfa alfa e un Charlie a 1 centimetro dall'alfa. La seconda non era proprio impassata, ma ho dovuto un attimo alzarmi e anche quella piccola alzata lì l'ho sentita. Ma l'ho riscontrato anche l'allenamento che ho fatto ieri, perché sono andato lì, ho fatto il movimento e tutte le carte che facevo impassata mi si spostava. Paravo in alto a sinistra. Roba che è stranissima, strappare in alto a sinistra, è che stringendo con la mano mi si spostava il mirino. Qui non me l'aspettavo. Adesso faccio. Ho mancato. E andiamo a questo stage. Questo stage l'ho vinto. Non so come, ma l'ho vinto. Probabilmente gli altri hanno fatto schifo. Qui ovviamente i due telecronisti della Rai. Devo correggere un po' i colori perché li vedevo diversi questo ho avuto su questo ferretto qui ho avuto una vibe Gualtieri allucinante, o anche vibe Beretta, chiamiamola così, allucinante. Ho detto mira bene, infatti non ci credevo neanche io. Ho fatto ferro, stavo andando sull'altro e ho detto no, l'ho mancato. Invece ho avuto quell'attimo di spostamento. Qui lentissimo, però non avevo proprio il tempo. Ecco, questo è stato una cosa che ho detto mentre la stavo facendo, ho detto no, mi sono fregato, perché l'unica cosa che pensavo in questo stage era devo fare il triplo appoggio, il doppio appoggio, cioè attivare carta, ferro e tornare, e il ferro a sinistra devo batterlo con un colpo preciso. Ecco, il colpo preciso l'ho dato anche sulla carta. Ho fatto ferro, un colpo. Quando ho battuto il ferro ho detto cacchio, e sono ritornato e ho fatto l'uscita sulla carta lì e l'appoggio finale. Non è andato malissimo, ho fatto i due Charlie sono su questa carta qui e sul movimento, questo qua che sono due Charlie, in verticale uno sopra l'altro. Eccoli. Doppio Charlie. Questi qua. Ma cretino. Però lavoravo alla Rai. Troia. Range, lei non mi ha.
Ecco qui, allora questo era lo speed. Tutto da fermo, 9 colpi. Grazie a Eric che si è immolato per la causa, perché volevamo farlo in un modo, l'ha fatto Eric per primo e abbiamo capito che non si faceva così. Non l'ho registrato. Le paratie davanti No. sono a come Vediamo, magari è stato talmente veloce. No, non l'ho registrato. Comunque si faceva come l'ha fatto Gabri. Attivavi, visto che l'up and down era il più veloce che usciva prima, perché praticamente appoggiavi. Il problema cosa è stato? Che avendo questa cosa qui della guancetta un po' a destra, un po' a sinistra, ho picchiato un gong ho fatto e una miss su quello di destra. Però allora, la cosa che dovevo resettare di questa gara era la mia fiducia sui ferri. Resettata completamente, cioè sono andato veramente bene sui ferri. Adesso qui sono andato là a controllare perché ho detto ce n'è uno sicuramente di là. E qui ne ho sparati 3, però ho preso la gongata, quindi... ormai Proverete 15 PSC target. Ok, questo è l'ultimo stage. Faccio dire l'ultimo stage che ero leggermente cotto, abbiamo avuto 45 minuti di tappo, che può succedere, e faceva un caldo colossale, e ero demolito. Ero anche forse uno degli ultimi a sparare, ma proprio a pezzi, ma lo si vede anche dei primi ingaggi. Qua che provo a riattivarmi un attimo perché mi sentivo ultra pesantito. Probabilmente è vero. Stavo però Che cercando agilità. di pigliarmi da un assopimento dovuto a un blocco. No, ero proprio cotto, non rispondeva più. Il mio intento questo era portarlo a casa cercando di fare il minimo danno possibile. Oltretutto piccola side story, non mi viene il termine in italiano come si dice. Qui ho sparato bene, puntato preciso. Nel frattempo si è pure spenta la camera per il caldo. Comunque stavo dicendo, qui ho puntato nelle prime 2 carte, ho puntato mirato preciso perché quella lì era abbastanza lontanina e volevo fare doppio alfa. Quella là era ostaggiata storta, ho detto spariamo preciso. Dopodiché la mente ha preso il sopravvento, o meglio, mi ha proprio buttato giù. Io queste carte qui doppie le ho provate l'ultimo allenamento, ne ho messe 2 sovrapposte e le ho sempre sparate di merda. Ho detto cacchio, non so come, o sbattevo 3 colpi sotto e 1 sopra, oppure facevo 2 colpi sopra, 3 colpi sotto e 1 sopra. Momento lì, lapsus. E ho detto cavolo, ste carte qua proprio adesso mi dovevano capitare, dopo che nell'ultimo allenamento le ho sparate da schifo. Com'è che le ho sparate? Qua si può notare, allora, prima di tutto lentissimo, poi da notare la posizione del piede sulle ultime, che sono arrivato lentissimo, nell'uscire mi sono anche spostato col piede. Io da qui in avanti non ricordo più nulla, l'ho fatto in completa apnea. Ho fatto il ferro, ho fatto questo, attivavo, quindi andavo di qua, chiudevo questa zona qui. Ecco, le 2 miss che io non ho capito sono su questa carta qua. Come ho fatto a fare le 2 miss su questa carta qui? L'ho provato a vedere al rallenti, l'ho provato in tutti i modi, non si capisce dove cacchio abbia sparato. Eppure sembro sopra, ma non lo sono. È incredibile. Sì, cioè, ero preciso, fermo, pam pam, 2 miss. Io il dondolo, il pendolo qui, io gli ho sparato proprio bruttissimo, infatti si vede che ho fatto anche il passato avanti, gli ho sparato storto. E come sempre finiscono questi video, si poteva migliorare molto. Dondolo completamente, pendolo, non dondolo, completamente fermo, completamente pulito. Non si può andare così.
Adesso per le prossime gare vediamo di ovviamente riuscire a migliorare questa situazione. La videocamera si sta spegnendo ancora, quindi non c'è molto da dire. 9 miss sono troppe, però i ferri sono andati giù, quindi so ancora sparare in lontananza, sono ancora preciso. Bisogna prenderci la mano. Se sei arrivato fin qua ti ringrazio. Ricordati di lasciare un commento, iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto, mettere un like al video e noi ci vediamo alla prossima, che è Bastiano. Ciao!